Salve a tutti e benvenuti nel mio canale. In questo video vi illustrerò come ripristinare un manufatto in ferro rovinato dagli anni e dalle intemperie e corroso dalla ruggine. Il manufatto in questione può essere un cancello, una ringhiera, una recinzione che negli anni magari è stata rinnovata parecchie volte, ma sono strati e strati di vernice mista a ruggine e quindi ormai solo riverniciarlo non risolverebbe il problema. Questo è un esempio. Questo ferro è stato verniciato almeno 3-4 volte con diversi strati e presenta tutte le caratteristiche di un manufatto trascurato. C'è ruggine, ci sono strati di vernice integra ma molto ruvida. Qui c'è addirittura del micaceo passato per mascherare il tutto. Qui addirittura in nero o blu scuro, non si capisce più bene perché la ruggine ha coperto tutto. Allora, in questo caso facciamo per esempio che questo sia un cancello. Va prima di tutto pulito accuratamente, sgrassato, anche se non sembra. Qui ci sono dei residui organici che comprometterebbero tutto il ciclo di verniciatura successivo. Quindi adesso vi illustrerò nel dettaglio come va pulito accuratamente. Utilizzeremo una retina metallica per piatti e uno sgrassatore. Lasciamo agire qualche secondo, poi questo aiuterà a rimuovere anche parte della ruggine superficiale. Sentite come si sente il graffiare. Questo procedimento diciamo che fa anche un po' da preparazione alla verniciatura direttamente, perché toglie le asperità, ma comunque non è esaustivo, a meno che il manufatto abbia proprio pochissimi strati di sporco, ma in genere va fatto anche un passaggio con la carta vetrata a seconda dei risultati che otteniamo. Questo è solo un video esemplificativo, ovviamente per un cancello occorrerà più pazienza, magari risciacquate poi con uno spruzzino d'acqua oppure con il tubo dell'acqua. L'importante adesso è farlo asciugare bene. Eccoci qui dopo l'asciugatura. Passiamo a usare una spazzola in acciaio di questo tipo e diamo una ulteriore tratterò solo mezzo pezzo per farvi vedere la differenza tra un corretto ripristino e un ripristino sbagliato. Come vedete già abbiamo tolto ulteriormente altro materiale. Ora si potrebbe anche passare direttamente,
prima andrebbe lavato col diluente, alla verniciatura, però avremmo una superficie poco, una resa estetica non eccezionale, quindi carta vetro numero 80, ora non si legge, ecco, no, si legge ancora 80. Mi raccomando, usate la mascherina quando fate questo, perché queste polveri non sono salutari. Per gli angoli possiamo piegare all'angolo così. Sconsiglio l'uso degli sverniciatori chimici in queste situazioni, specie nei cancelli molto ornamentali, perché sarebbe difficile da gestire. Lo sverniciatore è comodo, ma va rimosso accuratamente, altrimenti secca e poi crea un pastrocchio quando andremo a deporre la nuova vernice. E non è, diciamo, più ideale per piccoli manufatti lineari, piani, ma non per strutture ornamentali, eccetera, come le ringhiere e robe varie. Si potrebbe usare anche una smerigliatrice con disco, ma non arriveremo mai a fare una pulizia. Poi il getto dell'aria della smerigliatrice manderebbe la polvere in faccia, e diciamo che certi lavori è meglio farli ancora a mano. Vedete quanta polvere di vernice e di ruggine abbiamo tolto? Adesso voi non lo potete sentire, ma qui è molto liscio, qui è molto ruvido. Questa è la parte non trattata. Si sente anche dal rumore, vedete? Sentite? Possiamo ridare un po' di spazzola per togliere adesso va pulito con un panno imbevuto di diluente nitro o acetone per rimuovere qualsiasi traccia di questo pulviscolo. Oppure si potrebbe anche lavare nuovamente con l'acqua, ma c'è il rischio che vi affiori un po' di ruggine.
quindi io seguirò il processo normale con un panno imbevuto di diluente. Utilizzerò acetone puro, come vedete c'è scritto impiegato come sgrassante prima della verniciatura. Ne verseremo un po'. Mi raccomando, usiamo sempre questi solventi all'aria aperta. Io lo faccio solo per esigenze di registrazione, qua faccio questi esempi, ma comunque sto con la porta completamente aperta e la cappa aspirante accesa. Vedete il risultato? Adesso passiamo alla verniciatura. A destra una preparazione rifinita, il lato che ho pulito con la spazzola, che ho carteggiato con la grana 80 e che ho rilavato con l'acetone. Ho fatto una mano di antiruggine, nel mio caso ho usato un'antiruggine acrilica spray per velocizzare, ma ci sono anche antiruggini sintetiche, antiruggine alla nitro. Comunque nel nostro caso qui è il lato fatto come si deve, qui il lato approssimativo, si vedono un po' le croste sotto della vecchia vernice perché non ho carteggiato, è un po' più ruvido, qui invece vedete com'è più omogeneo, ma possiamo fare ancora di meglio utilizzando un po' di carta vetrata da carrozziere, questa è una 1200 all'acqua. Imbeviamo un po' di acqua e passiamo delicatamente sullo strato di antiruggine. Questa è un po' una preparazione diciamo eccessiva, però vi voglio mostrare come con molta cura si ottiene un risultato nettamente superiore al vedete come va via un po' di antiruggine. Questo serve ulteriormente ad una superficie ancora più liscia e rifinita.
Dopo questo passaggio andremo ad asciugare e a ridare un'altra mano di antiruggine. Eccomi di ritorno dall'ultima mano di antiruggine. Qui la differenza è evidente. Lato carteggiato e con una successiva mano di antiruggine, qui il lato fatto in maniera approssimativa. Adesso andrò a verniciarlo di colore marrone, sempre a spray acrilico, e vi farò vedere il risultato finale. Eccomi di ritorno dalla verniciatura. Il lato trattato bene con tutti i vari passaggi, vedete come è bello omogeneo. Non so quanto possa rendere in camera, comunque invece dall'altro lato il pezzo fatto in maniera approssimativa, tutta piena di crateri. Diciamo che sembra ancora vecchio, ma solo riverniciato così malamente. Come brutto, tutto crateri. Invece questo bello pieno, laccato. Diciamo che ci vuole solo un po' di pazienza nella preparazione. A verniciare si fa subito e la preparazione è la parte più importante per ripristinare un manufatto. Quindi è meglio prendersi del tempo e farlo come si deve, e così durerà molti anni. Quando si rovinerà tra 8-10 anni basterà solo una pulita superficiale e ripassare una mano solo di vernice. Invece in questo caso tra una decina d'anni si vedranno nuovamente bolle di ruggine, anche prima di 10 anni, bolle di ruggine, e la cosa peggiorerà sempre di più. Alla fine diventerà tutto morsicato, tutto rovinato, inguardabile praticamente. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, iscriviti al canale, metti un like e condividi. Grazie.